Benvenuti su Voce Strumento Interiore. Siamo all'esercizio numero 4 e stiamo vedendo la posizione disancorata. Una cosa che va detta riguardo alla postura Alexander è un'immagine che vi voglio dare riguardo alla postura Alexander, oltre che le orecchie devono essere allineate con le spalle, quindi di profilo più o meno devono cadere insieme, oltre che se è inserito l'Alexander voi con la coda dell'occhio riuscite a vedere le vostre spalle. Immaginate che tutta la parte superiore del vostro corpo, quindi la parte che va dalla testa fino al bacino, sia come aver inghiottito un tubo. Questo tubo ovviamente non si potrà piegare, quindi non saranno consentiti movimenti di questo tipo perché piegherebbero il tubo in avanti e neanche movimenti di questo tipo perché piegherebbero il tubo indietro. Dovete stare semplicemente dritti e rilassati come se al vostro interno aveste un tubo. A questo punto qua, quando passiamo a parlare della posizione disancorata dei coristi, tenete presente questo concetto che abbiamo appena espresso, perché qualunque movimento riguardi la parte inferiore del corpo ha delle ripercussioni sull'inclinazione della parte superiore. Mi spiego meglio. Mi giro di profilo. Se io sono un corista, quindi non ho il peso uniformemente distribuito, il pesetto che cade al centro dei piedi, sulla pianta del piede, e quindi mi porto un pochino in avanti, sbacino, porto un po' il bacino indietro, lavoro principalmente col peso sulle punte. Come vedete, se io rispetto l'inserzione Alexander, il mio visus, il mio sguardo si fa un pochino di sottecchi. Vista da davanti, se io assumo una posizione disancorata o in sostegno, questo è ciò che vedrete. Come vedete il mio sguardo è indirizzato leggermente verso il basso, perché se io con l'Alexander inserito vivo considerandomi un tubo che non può fare dei piegamenti o delle flessioni, se io modifico la parte inferiore tutto questo avrà un effetto sulla parte superiore, quindi una retroversione del bacino e uno spostamento in sostegno con peso sulle punte equivale anche a uno sguardo che si piega leggermente a guardare verso l'angolo in basso del muro di fronte a voi, l'angolo tra pavimento e parete. Se io invece sono un cantante solista e vado a mettere l'appoggio e vado in acuto, automaticamente vale la stessa regola. Se il bacino è in avanti, non ruotato in avanti ma in avanti, anche il mio tubo ideale che va dalle anche alla cima della testa deve rimanere dritto, quindi il mio sguardo si alzerà verso questa volta l'angolo superiore tra soffitto e muro di fronte a me della stanza. Quindi ricordatevi che voi agite come un birillo del bowling. Il birillo del bowling ruota sulla propria piattaforma senza cadere. Voi dovete fare lo stesso tipo di cosa. Qualunque movimento della parte inferiore ha delle ripercussioni sui movimenti della parte superiore. Vedrete poi comunque dei link a dei video più avanti che vi spiegheranno meglio il concetto.